Ad un certo punto i diari di John si interrompono, circa in corrispondenza del suo 50° compleanno. Ciò che successe nei suoi viaggi da qui in poi mi è stato raccontato dalle persone a lui più vicine, con le quali sono entrato in contatto. L'esperienza acquisita negli anni in giro per il mondo e le sue doti artistiche di pittore, scultore, grande esteta gli hanno consentito di, partendo da zero, ottenere un grosso successo nel campo immobiliare. In giro per il mondo ha iniziato a realizzare ristrutturazioni e conseguenti vendite di immobili, contestualmente alla sua grande passione per le automobili. Questo l'ha portato spesso in Italia, una terra che ha amato profondamente e dove nascevano le sue automobili preferite, le Alfa Romeo, di cui nel corso degli anni si è spesso occupato di recuperare i ricambi per metterne a posto alcune, cercandole ovunque per rivenderle una volta riparate e anche riparare le sue che possedeva e ne andava molto orgoglioso. Sitting on a foreign shore, waiting to make my move. Got a fast ship going north, got some time to lose. Said goodbye to all my friends, off to meet some more. Say goodbye to all my cares when I step outside my door. Me, I'm just a traveler. Me, I'm just a man. All I got is inside me now, and in my own two hands. Di John ci sono dunque vive testimonianze sparse in giro per tutto il mondo, le persone che ha incontrato e che forse oggi vivono in una casa ricostruita da lui. In Italia, ad esempio, in Toscana, nei pressi di Arezzo, John ha contribuito alla ristrutturazione di un vecchissimo mulino, trasformandolo da un rudere in un luogo di rara bellezza. In questo posto, che poi è stato chiamato semplicemente il mulino, ora vivono le famiglie che hanno conosciuto John e hanno lavorato insieme a lui per rendere questo posto magico. Nella stalla di fianco al mulino c'è la casa di Paola. Quella Paola, vi ricordate all'inizio, quella che ha fatto partire tutta questa bellissima avventura, che mi ha dato per la prima volta i manoscritti di John, e della figlia Viola, avuta da Paola insieme a un carissimo amico di John. Loro vivono lì. Tra l'altro proprio a Viola, essendo una bravissima grafica e illustratrice, ho chiesto di curare tutta la parte visual di questo progetto, dalla copertina dell'album a tutto ciò che lo accompagnerà. Time again a rude awake, lost where did I lay? Wake up every morning knowing I cannot stay, and knowing to my life is free, my freedom like the wind, cold and wet and lonely cry to come in peace again. Me, I'm just a traveler. Me, I'm just a man. All I got is inside me now, and in my own two hands. Me, I'm just a traveler. Me, I'm just a man. All I got is inside me now, and in my
Nel novembre 2012 John scopre di avere un cancro. Per 3 anni lotterà fino all'ultimo per sconfiggerlo, con accanto a sé Heather, l'amore della sua vita, che sposerà poco prima di andarsene. Ricomincia a scrivere, questa volta sotto forma di blog, attraverso il quale le tantissime persone che ha conosciuto in ogni angolo del mondo potevano rimanere in contatto con lui. Aggiornarli sulle sue condizioni sarebbe stato troppo complicato, così come ricevere i loro incoraggiamenti e messaggi di speranza e conforto, che lui in questo blog definisce, e lo ripete spesso, huge help. Sono stato invitato, prima di iniziare le registrazioni, a trascorrere qualche giorno in questo luogo magico, il mulino di cui parlavo prima. Gli abitanti di questo mulino, in segno della loro gratitudine e dell'amore che provavano nei confronti di questo incredibile uomo, hanno fatto costruire una copia in metallo della sua sedia, con inciso il suo nome. E io, proprio su quella terrazza, con vista sulle colline aretine, mi sono potuto sedere dove John si sedeva ogni sera e ammirare quella bellezza. Turn around, I'm older. Look again, you're dead. Everything you know today, tomorrow you forget. I don't have any excuses. What happens I will accept. This morning started even. Tomorrow I'll use what's left. Me, I'm just a traveler. Me, I'm just a man. All I got is inside me now, and in my own two hands. Me, I'm just a traveler. Me, I'm just a man. All I got is inside me now, and in my own two hands. Raccolto tutto questo materiale, sono tornato a casa e ho inciso questo disco, che dopo tutte le registrazioni e il mixaggio ha visto la luce il 5 ottobre del 2020. 5 anni prima, nello stesso giorno, John è arrivato alla fine del suo viaggio. Eri solo un viaggiatore, eri solo un uomo. Tutto ciò che avevi era la tua anima e le tue mani. Così scrivesti in questa canzone, ignaro di tutto ciò che avresti ancora visto e vissuto prima della fine, e continuavi dicendo: non ho nessuna scusa, ciò che accadrà lo accetterò. Anche se nessuno di noi, te compreso, avrebbe pensato potesse succedere così presto. Per me è stato difficilissimo trovarmi a dover scegliere quali tue parole usare per raccontare la fine di questo viaggio. Per fortuna con questa bellissima canzone ci avevi già pensato tu. Così finisce il tuo viaggio. Così finisce questo disco e, come tu stesso hai chiuso il tuo diario di viaggio, end of story. Fine della storia. Mi chiedo se qualcuno avrà mai l'idea che io abbia fatto qualcosa di più che solo un casino. Non so se i miei diari aiuteranno o ostacoleranno mai quell'idea.